Mi trovo avvolto dalla cultura ungherese, oltre che da un campo di mais, eppure non mi trovo in Ungheria come questa chiesa potrebbe far pensare, bensì mi trovo in Romania e più precisamente in Transilvania. E la Transilvania sarà l'oggetto di questa stagione di un reporter in valigia. Farò un tour molto complesso di villaggio in villaggio, vi dimostrerò che la Transilvania non è soltanto Dracula, ma è storia, culture. Un viaggio nel cuore dell'Europa dell'Est, tra popoli che convivono, borghi incantati e antiche leggende. Are you Romanian? No, Italian. Oh, Italian! Oh. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey! Ehi, Tu? Mirko. Unde e sus? Romanians, Hungarians, Italians, French. I don't hate anybody. When we are to the end, we don't know when exactly will be that, but we must start. Ti porto nell'anima più segreta della Romania. Fermati e comincia a viaggiare con un reporter in valigia. Io sento al sabbat. Qua ci sono tante etnie diverse che da secoli convivono, non soltanto la cultura romena che deriva dai daci romani, poi vi spiegherò le origini. Ci sono appunto i magiari, gli ebrei, i sassoni, gli slavi. Rispolverando i miei archivi ho trovato questi video della Transilvania, risalgono al 2019. Oggi li rielaboro in un nuovo racconto. È una terra davvero ricca, diversa nelle architetture, nelle musiche, nei costumi, nel cibo. Dunque questa prima tappa al sapore ungherese, ma vedete che già tra pochissimi chilometri cambierà lo scenario. Attualmente mi trovo vicino a Cluj, dunque nella parte settentrionale della Transilvania, in un piccolo borgo campestre. Nelle scarpe ho di tutto, non so come mi sia venuto in mente di fare il pezzo qui. Guardate, per capire quanto è influenzato la cultura romana in questi posti, adesso con il rispetto dei defunti, però i nomi Traiano e Cornelia, dopo vi spiegherò perché la romanità qua è ancora tanto sentita. Io però vorrei vedere anche l'interno di questa chiesa. Wow! Bellissima, ragazzi. È stupenda. Hello, ciao. Wow. Guardate, stanno pulendo gli affreschi. Bellissimo. Italy. You? Here? Yes. Come si dice Kojokna? Kojokna. Perfetto, allora abbiamo scoperto come si pronuncia. Kojokna. Do you speak German? No, English and Italian. And Italian. A little bit of Romanian, Kojokna. È bellissima. Ragazzi, guardate che affreschi. Sono recenti, però l'accostamento cromatico è impressionante dal vivo. E lui, guardate con che cura sta spazzando la polvere via dalla pittura. Magnifico. in the past, half of Kojovna was in Hungarian and half in Romania. Austro-Hungarian, Jasburgo. Yeah, Habsburg. And this church, how old is it?
She is only 20 years old. Praticamente si stanno preparando perché domenica c'è una festività e quindi la stanno mettendo a punto per essere tutta infiocchettata per i 2000 abitanti di Kujokna, quindi adesso li lascio lavorare. Thanks so much and enjoy your holiday for Sunday. You want to see also something special? Certo che se mi propone di vedere qualcosa di speciale, non posso dire di no. In Kujokna live almost 2,000 people. And there are more communities living together? We have in this time 3 communities which live together in Kujokna. Romanian community, Ungar community and Roma community. Roman community. And is the integration process simple or sometimes harder? It's very hard to say it's easy or hard. I think all the time depends how much the people make to integrate another people. When you don't make something, then it's very hard to integrate. When you make something, maybe it's easy, but it's also hard for the people which work for something like that. Padre George ha studiato in Germania. Mi parla di un progetto, un edificio con servizi per l'integrazione della comunità rom. È questo ciò che voleva mostrarmi. Here we will try to make different activities with the children. This part of the building is not in now. Only this part of the building is ready. Okay. And what is your church doing to help the Roma community to integrate? We try to make different activity to learn the children to write and listen better, but we think we need also a structure, and we try to buy a center in which one of the community have the possibility to make everything there. The people can wash there, also the clothes, but also himself. Children can play there. Questi sono i beni che porteranno alla comunità romani. Padre George mi indica dove trovare il vicino villaggio Romani. Queste sono tutte le casette in cui vivono i romani e proprio nel cuore del villaggio sta sorgendo il centro finanziato dalla Chiesa Ortodossa per l'integrazione. Ehi, Tu, Mirko. unde e sus? Și faci? Sì, La cine? Familia? famiglia. Ok. Ok. Io Mirko, tu? Cristina, Piacere. Emma, Dani, Cătălin. Catelì, ciao. Ei a fost la Germania. La Germania, perché la Germania? Eu știu. Ah, praticamente sono nel quartiere Romani, quello dove Padre George mi ha spiegato che sta realizzando il centro per questa comunità. Adesso io sono venuto ad esplorare, chiaramente appena sono arrivato la comunità si è avvicinata a me e vuole accompagnarmi. Acolo, sus. Paccolo, ah, Invers. ok, di qua. Faccio finta di avere capito le indicazioni e imbocco un sentiero. Mamma mia, in cima alla salita, ma forse l'ho trovato. Credo sia quell'edificio lì perché mi sembra che ricordi
i prospetti che mi ha fatto vedere padre Giorgio in chiesa. Cioè, ma sto centro che stanno costruendo ha una vista mozzafiato. Guardate che meraviglia. Starting with children, the integration can be successful even for adults. I think that can be a solution. Because children don't see the differences like the adults do, right? So I start at the beginning with the adults, and after 1, 2, 3 years, I saw that it's very hard to work with this person. I think it's very important for the children to communicate with another children. Attenzione ad usare il navigatore da queste parti, perché per farti accorciare qualche metro potrebbe farti passare per infiniti sterrati, come è capitato a me. Mi sono fermato in un punto a caso perché volevo farvi vedere quanto è bella la campagna da queste parti e questa strada che corre sul costone tra due valli collinari da una parte e dall'altra, il potere della campagna transilvana che ha fatto la fortuna di queste popolazioni nel corso della storia. Guardate quanto è fertile e bella questa campagna. E adesso chi è la precedenza? Io o lui? La freccia non l'ha messa. Bandiere della Romania ad ogni angolo qua, e i rosetti anche di fronte a molte case. Mi fermo per un pranzetto in sto posto perché sto morendo di fame. Mi sembra si chiami Seanu Mare. Che fame! Allora, dopo molta fatica sono riuscito a farmi preparare un panino. Ne avevo chiesto uno, cioè avevo provato per me perché il romeno non lo parlo, però me ne ha preparati 3 di questi sandwich con una sorta di prosciutto, una sorta di mortadella spessissima romena. Tra l'altro ci ha messo anche del formaggio a tradimento senza dirmi niente, metti che ero allergico, vabbè, però per fortuna non lo sono. Ho famissima in questo bel posto agreste. La strada si è rifatta di colpo sterrata e non si capisce per quanto ne avrò ancora, l'asfalto sembra parecchio lontano. Intanto sono uscito per godermi la campagna. Mi sento un po' Massimo, il gladiatore di ritorno a casa. È bellissimo, è tutto dorato. Un miraggio, comincia l'asfalto. Dio mio, dopo mezz'ora così non ne potevo più. Queste strutture mi ricordano gli Orreos, i granai della Galizia, anche se di là sono in granito, qua sono in legno. I tetti hanno degli spioventi talmente allungati che sembrano quasi delle pagode orientali. Guarda come ci danno, come ci dà lui con quei 2 cavalli, che belli. E quanto cagano. E qua sta Ureni, passaggio del trenino e si fa tutte le valli della Transilvania. Finalmente sono arrivato in mezzo alla civiltà, è stata un po' lunga la traversata della campagna attorno a Cluj, seppure spettacolare, però ci ho messo circa 3 orette tra i vari pit stop, pause, foto e video. Mi trovo a Medias.
È una città antichissima perché i primi insediamenti sono dell'età del ferro, poi è stata anche una città romana, è una città molto, molto carina, molto curata. Sono appena arrivato proprio pochissimi secondi fa, per cui ancora la devo esplorare. Adesso però andiamo a passeggiare e vedere che cosa all'ora del crepuscolo si fa a Medias. Misteri della fortezza della luce, e questa è la frase accattivante che gli abitanti di Medias hanno deciso di utilizzare per la loro fortezza. Sono al buio perché sto attraversando un bastione della città fortificata. Mi trovo adesso esattamente nella cittadella fortificata, perché questa era un'area di influenza dei Sassoni. Poi vi spiegherò bene perché i cavalieri teutonici sono venuti qua. E in una di queste torri, che adesso devo identificare, la torre dei Sarti mi pare, a metà 400 è stato imprigionato un personaggio famosissimo in tutto il mondo, il cui nome è Vlad l'Impalatore, anche se la maggior parte delle persone lo conoscono con un altro nome. Io sarà questa? E invece la Torre dei Sarti è questa. Ragazzi di Medias, piano coi colori, che poi qua è un attimo che ti scappa la mano. Guardate che belli gli intarsi di questo portone. Più che una decorazione sono quasi un'architettura. Adesso devo decidere da farsi, perché non ho prenotato niente per stanotte, quindi o mi cerco da dormire qui a Medias o proseguo a Sighissoara, che dovrebbe essere ad una mezz'oretta. Sono arrivata a Sighissoara ed è tutta una figata, a parte il fatto che farsela con il trolley non è assolutamente la soluzione migliore, per cui avevo fatto bene a pensare di venire qua con lo zaino. Ho trovato comunque un ostello su in cima al paese. Wow. Sighissoara mi accoglie immersa nella notte. I vecchi lampioni illuminano a malapena la pietra secolare. Ragazzi, non riesco ad avanzare, ogni 10 metri mi fermo a fare riprese. È tutto bellissimo. Sul selciato si disegna un labirinto di ombre dove la cronaca si arrende al mito. Vabbè, intanto lo lascio lì. Io qua vedo scorci uno dietro l'altro. Bellissimi. Sto ostello non risponde al campanello. Mi sa che devo provare un altro. Ah no, aspetta, una luce accesa. L'ho tirata giù dal letto, poverina. Però mi ha aperto. È praticamente casa sua. Ostello trovato in cima alla cittadella. Questa stanza dormitorio per 4 persone, ma sono solo io in questa casetta carina da Cristina. Possiamo andare a cena. Questa è la veranda curatissima di Cristina del ostello. Adesso scendo per una scala davvero draculesca. Aspetta che metta anche un po' di luce perché non si vede niente. E di sera è lugubre, cioè sarebbe lugubre se non fosse per i turisti, che qua un po' se ne vedono. Oggi invece sembra di essere stato l'unico turista in tutta la Transilvania. Ragazzi, non so come lo mangerò tutto. Wow, ma tutto sto pane cosa ne faccio? C'è pane e dentro zuppa di legumi, un piatto tipico romeno, birretta a mezzanotte, praticamente una zuppa con carotine, legumi, penso sia tipo non pancetta, ma mi ricorda il prodotto fiorentino. Comunque insomma
interiore. Se non fosse per il maiale sarebbe un piatto vegetariano perfetto. Non capisco se il pane è da addentare o soltanto da utilizzare come piatto. Io lo puccio, nel dubbio. Ma cosa succede se uno scava troppe buche e poi dopo esce tutto di lato? Non lo so, però ci voleva un sacco. Pensate che ero entrato qui perché volevo un'insalata dopo i 3 panini di oggi e invece mi sono trovato la zuppa nel pane. Ho un'idea dei prezzi qua con il mio piatto di zuppa, una birra, un'acqua, 25 lei, ovvero 5 euro. Mircea è rumeno, abita 20 km ad ovest da qua in un villaggio chiamato Dumbraveni. È arrivato col treno per suonare in un vicolo della città. From this area. Are you Romanian? No, Italian. Oh, Italian! Nice to meet you. Nice to meet you too. In onore della mia italianità mi suono a note che mi fanno sentire a casa. Suona il violino, ma dice che di base è un cantante lirico, un baritono. Tende un po' a ripetere le cose. Mi chiede per 3 volte se parlo inglese. Ah, okay. It's a French song. It's about love. And you're dedicated to me? Of course. Come ti chiamo? Mirko. Mirko and Mircea. Mircea e Mirko. Mircea, you understand English? Yes. Mircea E 3, io le dico. was a great king of ours, of the Romanians, to the Danube, To the Danube. to the Okay. south of the country. Yes. The Valachia. Now, let me tell you, he was living in the 13th century. Yes. I read a lot, and so I have much history. I love all the nations. I don't hate anybody. That's a good. Romanians, Hungarians, Italians, French. I don't hate anybody. That's good. We are human beings. I completely We understand. don't have to hate. We have to love each other, to Do you- respect each other. Do you think it's easy to love each For me, other? it's very easy, but not for everybody. Right. Now, I will play a little Beethoven. Thanks. Fino a 2 anni fa ha vissuto a Parigi, ma ora Parigi non è più quella che conoscevo, mi piacerebbe vedere Roma, dice. Beh, dopo questo messaggio d'amore non c'è suono migliore che quello dell'Inno alla gioia di Beethoven. Mircea was a great king of the Romanians. Mircea the Old was the grandfather of Dracula, so-called Vlad Țepeș. So Mircea the Old was the grandfather of Dracula. Yeah, Țepeș is not his real name. Yes. His real name was Vlad Dracul. Ed è Mircea ad introdurci al personaggio segreto, protagonista della Transilvania. He was becoming a great king Yes. of the south of the country, Yes. and he had to fight to the Turkish. But because he was putting the Turkish, Il palo su per il sedere. he was called Dracula. Dracula. There comes the name of Dracula. Yes.
when I was a child, until the communists have been coming. In our villages were, in this area, about 70% Romanians, 20% so sex Germans, coming from the 12th century, Yes. brought from Germany, and about 2-3% gypsies. A Mircea piace parlare tanto quanto suonare, forse di più. Romanians and Italians, we are brothers. The happiest song in the world for me and for who understands. Very good. And our greatest folk song. Apre 1000 parentesi, si dimentica di richiuderle, tronca discorsi e inizia a suonare. Mircea, thanks so I much. have to go because I have a train and I have to get it. It was a great pleasure to meet you. Sometimes my wife is saying, "Why you are reading so much?" Il violinista è in ritardo, deve prendere un treno, ma si attarda ancora a parlare. A Roman name. Yes. But I'm telling her, my love. You know I am a musician. When we married, I've been telling you not to be jealous on my music. I was traveling to the whole Europe. Now I will play you a doina, Okay. the Romanian old Old song. song. Don't miss the train, no? Oh, I have 12 and 10 minutes, and I will take a taxi. Then I will tell you the story of the song. Any song has a history, Sure. and then I will leave. Păi, se patru voi cu lanțul în corne, păi, se coie, la plâng m-am dus, Doamne. Finished. Now, let me tell the story of the song. Quando il silenzio cala tra queste mura di solitudine, senti un brivido sottile. La scala più bella però è questa, del 1642, una scala coperta in legno. E cioè, sembra che abbiano vestito un concertino. Ehi, join us! Madonna, stasera mi vogliono far cantare tutti. Che bravi sti ragazzi! Che uso farne di una scala seicentesca in legno. Mi lascio i ragazzi musicisti e anche un po' brilli alle spalle perché voglio vedere che cosa c'è in cima a questa scala. Ecco la fine della scala. È l'una di notte. Sono stanco e però ripagato. E tra l'altro si sente frenare adesso, non so se lo sentite, il treno, che la stazione è là da quella parte. Chissà se è il treno che ha appena preso Mircea, sicuramente sì, perché tanto non è che ne passeranno tanti a quest'ora di notte. Io nella città di Dracula ad andare in giro di notte, perché non so neanche bene come ritornare all'ostello, però qua Google, sempre il benedetto Google, mi dava sto percorso, sta scala nell'oscurità. Cioè, nella terra dei vampiri sarà che mi devo perdere di notte. Qua c'è una porta. Queste sono le mura fortificate della città di Dracula, della città natale di Dracula. E io mi sono perso. Ditemi la verità, voi ci verreste a luna di notte a strisciare come ombre
lungo i gradini sconnessi della cittadella. Questa è l'imponente e massiccia facciata della chiesa che c'è in cima a Sighishuara, e di fronte, adesso purtroppo non si vede, però c'è il cimitero che affaccia sulla vallata dove c'è la città, e cavolo, non si vede proprio niente. Il confine tra poesia e inquietudine qui si fa rarefatto. Tra i rami neri e il gelo del marmo, la collina sussurra storie dimenticate. E questo è il cimitero di fronte alla chiesa, con persone defunte nel corso qui dell'Ottocento, ad esempio. Qua sempre 800, primi del Novecento. E il viale prosegue, ma non riesco a farvi rendere la situazione. Provo con una fotografia. Vorrei provare a descrivervi che cos'è camminare per questi viali di notte con il rumore di qualsiasi suono della natura, lo scricchiere delle foglie che vi fa palpitare il cuore, e questo bellissimo viale alberato che affaccia sulla vallata di Sighishuara. E dalla città nativa di Dracula, che cazzo? Ah, la mia ombra. È la mia ombra, sì. Dicevo che era davvero un vampiro. Vabbè, sono stanco. Andiamo a letto prima che mi cago in mano. Buonanotte. Do you think that the success can be seen fast, quickly, or are you afraid that the integration process is slower and people so have to wait a little? The integrate process is at the beginning. When we are to the end, we don't know when exactly will be that. But we must start. And we will see after 1 paar years what has happened. Maybe after 5, 10, or 15 years we will see also result. But the importance is to start. To start. Nel prossimo episodio continuiamo ad esplorare la Transilvania. Continua a viaggiare, commenta, condividi e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.